Se prima ci siamo trovati davanti negozi enormi, pieni di chitarre vintage, con spazi, amplificatori e sale prove, a New York non abbiamo lo stesso scenario. Ci troveremo davanti a negozi molto piccoli, molto pieni di strumenti, spazi molto ristretti in cui poter lavorare, cercare e guardare strumenti, e rispetto agli enormi store di Los Angeles possiamo vedere una differenza totale. Io lo trovo più caratteristico, più sincero e più affascinante dal mio punto di vista. La storia di New York è sicuramente una storia più antica delle altre città che ho potuto visitare in America. Di conseguenza è un luogo dove i session man facevano tantissima musica e dove tantissimi strumenti finivano da tutte le parti del mondo. È molto facile trovare tantissime perle in luoghi estremamente piccoli. Il primo tra questi è l'Ark Street Music, il cui proprietario Buzzy mi ha accolto a braccia aperte. In questo negozio ha lavorato Ian Devlin, promoter del Loof Group, a cui spero tutti voi siate iscritti. All'interno del negozio ho potuto ammirare due Dumble, cioè non uno, due, che è una cosa rarissima. Una chitarra appartenuta a Steve Ray Vaughan, due chitarre che sono state prestate e utilizzate sul set dell'ultimo film dedicato a Bob Dylan. Una chitarra costruita su sua commissione da John Monteleone, con la quale ho un legame affettivo perché ho avuto il piacere di partecipare a un seminario masterclass insieme a lui e l'ho rincontrato a New York quando c'è stata la sua esposizione al Met. Una Les Paul del 1959 che non vi potrò mostrare per ovvi motivi visto il valore, ma è stato uno strumento veramente allucinante perché era mint, condizioni perfette. Non ho visto durante il viaggio nessuna chitarra in quelle condizioni. Dopo dell'ottimo cibo kasher ho preso la macchina e ho guidato fino nel Connecticut, in questa zona chiamata New Haven. Sono stato in questo nuovo negozio di un ragazzo che si chiama Brian, appunto Brian's Guitar. È un negozio specializzato in chitarre piuttosto moderne, PRS, chitarra multiscala, chitarre più adatte a generi moderni, ma da un po' di anni si è aperto al mondo del vintage. Sono andato in questo caso specifico per poter vedere una Les Paul del 1959 appartenuta a Rick Nielsen dei Cheap Trick. Questa chitarra era uno strumento che era stato pubblicato su riviste degli anni 90, è uno strumento che ha una storia, diciamo. Oltre ad avere tutto il look di una chitarra del 1959, aveva decisamente il sound di una chitarra del 1959. Rientro in città, prendo e vado da Wellstrand Guitars, il cui proprietario David Davidson, che sembra un gioco di parole ma in realtà è il suo nome e cognome, è un collezionista che fa le sue basi negli anni 70 e 80, da ex scaricatore di camion a collezionista di chitarre dal valore inestimabile. Una volta ereditato in quanto socio del Songbird Museum, apre un negozio che definirlo incredibile è poco. Pezzi da museo, chitarre custom color degli anni 50 che sono rarissime, quindi pre-color charts, un sacco di strumenti sparkle che sono estremamente rari, e gli strumenti sparkle tendenzialmente non sono sempre veri. Ci sono molte leggende riguardo gli strumenti sparkle in quanto venivano verniciati fuori dalla fabbrica Fender. Sono strumenti spesso questionati, ma in questo caso mi sono trovato davanti strumenti al 100% originali. David ama gli strumenti molto particolari, ama i colori. Moltissimi dei suoi stand sono organizzati appunto per colore. Trovo delle chicche mai viste. Avrà avuto almeno 10 Les Paul del 1959, strumenti ricercatissimi, una Fender Paisley Telecaster e diverse Gold Top Custom che sono letteralmente strumenti one of a kind, un sacco di Gretsch, Becker, chitarre acustiche. È veramente straordinario vedere una collezione di questo tipo. Riprendo la macchina e vado verso Brooklyn. È un territorio famoso per la musica, tra l'altro la musica che ascolto. Fatto il ponte, arrivo direttamente da Retro Fret, che è questo negozio che si è specializzato in chitarre acustiche. Ha un repair service
che funziona benissimo. All'interno del negozio ho conosciuto un ragazzo che stava provando uno strumento, una National, che tra una chiacchiera e l'altra mi ha chiesto da dove provenissi, mi ha detto che in qualche settimana sarebbe stato anche lui lì perché aveva delle amicizie a Bobbio, che è un paese in provincia di Piacenza. È evidente che ogni mondo è paese. Ultima tappa di questo brevissimo ma intensissimo viaggio è stato l'incontro con Joe Menza. È un super noto collezionista di strumenti vintage. Insieme a suo figlio ha un canale YouTube e una pagina Instagram dove mostrano parte della sua collezione, alcuni strumenti in vendita e alcuni no. All'interno del suo ufficio mi ha mostrato, oltre a diverse chitarre elettriche incredibili, l'Sport 59, una bellissima Nocaster che ho potuto provare e ho lasciato il cuore in quello studio. Mi ha mostrato una Martin, credo che fosse dei primi anni 30, che è promessa a Chris Stapleton, una Gibson pre-war completamente intarsiata, un modello unico, uno strumento che mai avrei pensato di trovare e di poter provare, soprattutto in quelle condizioni. L'America è sicuramente un posto dove la liuteria, la musica e il collezionismo raggiunge dei livelli altissimi, cose che a volte ci sembra di sognare in Italia e mi sento di dire anche nel resto dell'Europa. Fatto sta che mi sento di dire che in Italia, e questa è la mia esperienza, non condividiamo questo meccanismo individuale che invece mi pare di vedere in ogni mio viaggio che ho potuto fare nella mia vita in America. Perché faccio questi video? Non faccio questi video per raccontare di quanto possano essere belle queste esperienze e di quanto possa essere bella la mia vita da questo punto di vista, ma ci tengo a farlo perché quello che voglio comunicare è che si può fare. Anche se viviamo in Italia, anche se viviamo in un paese di 100.000 abitanti, qual è il mio, si può veramente essere se stessi, fare un mestiere di cui siamo fieri, fare qualcosa che ci piace, esportarlo anche all'estero e essere invidiati per questo, perché in Italia c'è la bella vita. Sì, ed è tutto vero. Possiamo essere dei mega professionisti e dire la nostra, anche lavorando su strumenti che non sono parte del nostro background, ma lo possono diventare, come è stato per me. Spero che tutti questi miei sforzi di portarvi con me all'interno di questo viaggio vi possa essere piaciuto e se volete ci vediamo in laboratorio.